Che bordello, ragazzi. Mamma mia, che bordello. Cosa sta avvenendo fuori? E lo so, la domanda ricorrente è: ma tu, Neschio, sei preoccupato da interista? Dice, certo che sono preoccupato. E preoccupato non significa però sono sicuro che ci sono delle complicità e in quanto tale l'Inter verrà penalizzata. No, sono preoccupato perché in questo momento c'è una pressione mediatica importante e lo dico perché si parla quasi unicamente di Inter quando ad oggi non c'è nessun indagato tra le file nerazzurre. Nessuno. Nessuno. Con questo voglio solo dire che se qualcuno ha sbagliato, bisogna pagare. Bisogna pagare. Indiscutibilmente dal tifo, dalla fede. Bisogna pagare. Punto. Ma oggi stiamo parlando di una squadra, o comunque di un Inter, dove nessuno risulta indagato. Quindi calma. Calma. Chi è indagato invece è Gianluca Rocchi e emergono altri fattori ancora più inquietanti. Perché, come sospettavamo, qui non si tratta della partita singola, no? Qui andiamo più alle varie bussatine fatte in sala VAR, andiamo più su questo aspetto e pare che ci fosse perlomeno proprio una sorta di codice, perché poi da quest'anno è cambiato il regolamento, chi si presenta a listone deve firmare, deve fare, poi ci arriveremo anche proprio all'atto pratico delle cose che sono cambiate, ma partiamo dalla notizia di vari dettagli che ci ha fornito la Repubblica e pare che ci fosse proprio una sorta di codice, no? Ribattezzato il codice Gioca Jouet perché segue proprio i movimenti della canzone di Cecchetto, no? E quindi ci arriviamo. Prima, come al solito, se volete, vi invito a spolliciare per soddisfare l'amico algoritmo. Vi ricordo sempre, se volete, iscrivetevi e sorprendentemente, quelli che visualizzano e non sono iscritti al canale, aumenta la percentuale. Non si abbassa, ma semmai aumenta. Siamo arrivati al 48,9%. Questo significa in termini pratici, giusto per discutere in maniera anche del tutto inutile, però è bello anche fornirvi magari non spiegazioni, ma dettagli di quello che tra virgolette è il mio lavoro, ossia sono arrivate più no interazioni, sono arrivati più spettatori, più visualizzazioni e di conseguenza ovvio che specialmente i nuovi non si iscrivono, non sono iscritti. Proprio per questo motivo la percentuale semmai in questi casi non si abbassa ma si alza. Se volete iscrivetevi. Dopo questo pippone del tutto inutile per la maggior parte di voi, per qualcuno magari comunque interessante capire delle varie dinamiche, grazie, grazie. Il ringraziamento, quello non deve mancare mai, che è la cosa più importante. Allora, andiamo a questa sorta di codice segreto di Rocky per comunicare con la Sara Varra. Aveva una sorta di codice segreto. Come emerge appunto dalla Repubblica, non solo bussata al vetro, ma un vero e proprio codice segreto per comunicare a gesti, secondo quanto emerge dalla Procura di Milano. Quindi andiamo all'atto pratico. Addirittura si sa che una mano alzata per segnalare di non intervenire, un pugno chiuso per comunicare invece a VAR e a VAR, l'assistente VAR, di intervenire sul match, movimenti sospetti e interventismo di Rocchi, come nella canzone di Claudio Cecchetto. Ehm, Ragazzi, questo significa che qui parliamo proprio di un designatore che interviene all'atto pratico su qualsiasi decisione presa dal bar, qualsiasi, su alcune, o meglio, se gli addetti ai lavori, qualcuno quindi che è dentro quel mondo, ha fatto uscire sta roba qua, che non penso si possano inventare così, lavorando di fantasia, non te le puoi inventare una roba, non puoi lavorare di fantasia. Se è uscita sta roba qua, vuol dire veramente che c'era un, eh, un disegnatore, Rocky, che dirigeva
il lavoro del VAR, ripeto, con questa comunicazione alla gioca jouet, ed è qualcosa di gravissimo, perché seppur lui, io provo a ipotizzare, qui andremo sempre nel campo delle ipotesi, lui credo che l'abbia fatto per cercare di aiutare magari a prendere la decisione giusta, ma in questo modo incasini di più, incasini ulteriormente innanzitutto gli addetti ai lavori, quelli che dovrebbero farlo il loro di lavoro, gli metti un e poi, visto che gli arbitri, non essendo professionisti, arbitri, penso che sia lo stesso per i varisti, eh, tu gli cambi la valutazione e allora le valutazioni sono tutte inquinate. Qui ripeto, qui piace parlare delle società, e beh, oggi piace buttarci dentro e unicamente parlare dell'Inter, ma qui c'è un sistema arbitri che non che non funzionava bene, che non funziona bene, e ce ne siamo accorti. Perché oggi si parla di Inter, designazioni gradite e non gradite. Ma poi uno dirà, tu sei interista, è chiaro. Ma io l'anno scorso di favoreggiamenti così eclatanti all'Inter, boh, non lo so, ma anche quest'anno è vero, c'è stato l'episodio di Bastoni, ma io vedo da un mese a questa parte, anche ieri, delle robe assurde. E secondo me non è questione di designazione, non designazione di questo o di quella. Per me è una questione che non sanno, non riescono a fare bene il proprio lavoro. E iniziamo anche a capirlo perché non riescono a farlo bene. Si inizia anche a vedere un po' la luce sotto questo aspetto, eh. E quindi non mi neanche stupisco di quello che sto leggendo, di quello che sto. Non mi neanche stupisco perché non- l'AIA non funziona. L'ho già detto l'altro giorno, non c'è un presidente, il presidente è squalificato. Oggi si sono autosospesi il disegnatore e il supervisionista, il supervisore VAR, non funziona niente, non funziona. Non funziona. Se poi c'è addirittura la mano sopra, ancora peggio. Ancora peggio. Ma oggi non possiamo né darlo per certo e né di certo neanche escluderlo. Quindi ragioniamoci su quello che stiamo vedendo adesso. E quello che vediamo adesso è comunque assolutamente inquietante. È giusto una ricostruzione dei. Non la ricostruzione, grazie a Cronaca di Spogliatoio, che spiega proprio chiaramente, se volete, l'ho trovato sulla loro pagina, perché non si possono dare suggerimenti agli arbitri in sala VAR. Le sale del centro VAR di Lissone sono chiuse a chiave, questo però dal campionato 2025-2026. Quindi ricordiamo anche che queste accuse, o meglio, che questa inchiesta parte da molto, molto lontano. Il regolamento è stato aggiornato e modificato. Chiunque vada a Lissone deve scrivere una relazione per specificare il tipo di attività svolta. Eh, da questa stagione ci sono anche gli spettatori, sì, oh mamma, oggi sono dislessico, gli spettatori della Procura federale. Queste decisioni sono state prese a seguito dell'esposto di Rocca e poi archiviato dalla giustizia sportiva. Che tra l'altro, un'altra roba, viene da dire, perché la giustizia sportiva ha mandato tutto un po' a tarellucce e via? Questa è una domanda comunque da porsi, perché con queste robe qua, perché la giustizia sportiva ha archiviato tutto? Mi sembra una roba, questa sì, un po' inquietante. Sempre forse per mettere tutto a tacere? Ma non va bene. Alla Commissione Arbitrale Nazionale per denunciare gravi irregolarità nella gestione del sistema arbitrale. Niente interferenze fra chi è fuori dalle stanze e chi in quel momento sta lavorando nella VAR room. Dopo il cambio del regolamento, nessuno dei vertici arbitrali è più tornato a Lissone durante le partite. A Lissone ci sono Paterna e Soz. Questo è il caso di Udinese Parma. C'è la bussata, ne abbiamo già parlato. Vabbè, sì, ha fatto una ricostruzione cronaca, ma aspettavo anche qualcosa di più dettagliato in realtà, scusate. E questo è, signori miei, questo è. Vediamo, sicuramente seguiranno, ne avremo di nuove, non si discute di questo, vediamo quello che succede e vediamo se arriva qualcos'altro anche in giornata
prova a sentire anche l'amico Prince, così magari ne parliamo insieme. Va bene? Per il momento un grande abbraccio da Neschio.